Ciao a tutti ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi il video è un video un po' particolare in quanto dal momento che siamo costretti per la nostra situazione sanitaria a rimanere a casa, mi avete fatto alcune richieste tramite Instagram e Facebook di video extra, anche semplici ma per poter passare il tempo, quindi io accolgo la vostra richiesta e mi raccomando, nel frattempo io resto a casa. Sono sicura che tutto andrà per il meglio e tutto andrà bene e quindi a breve potremo ridere di questa situazione che ci lasceremo ormai alle spalle anche rivedendo questi video. Allora ragazzi, per quanto riguarda i video che andrò a fare per farvi passare il tempo, io sto facendo leva sulle stories che pubblico su Instagram e Facebook. Come sapete, se mi seguite su Instagram e Facebook, io ogni 2 settimane, diciamo, pubblico dei mini video nelle stories, naturalmente durano solo 15 secondi, nei quali io vi mostro un pezzo della auto. Spesso e volentieri sono minuteria o oggetti che servono al restauro e vi faccio una sorta di sondaggio, risposte a scelta multipla, vedo se avete una buona conoscenza o meno dell'auto. In generale avete una buona conoscenza della Fiat 500, ma quando si tratta di entrare più nello specifico vedo che c'è qualche titubanza da parte di molti. Quindi questo che cosa vuol dire? Sicuramente che molti di voi non hanno affrontato un restauro, quindi magari avete acquistato un'auto già restaurata, quindi non avete avuto la necessità di smontarla e di conoscere le piccole parti che compongono appunto l'auto, oppure che magari avete fatto fare il restauro a un carrozziere, pertanto voi non vi siete interessati delle parti che compongono appunto l'auto. Quindi qualche tempo fa ho pubblicato un video e ho visto che non conoscevate le boccole per le modanature sotto porta. Mi avete scritto veramente di tutto, pertanto oggi vi mostro come montare le modanature sotto porta e come è composta la modanatura sotto porta. Questa modanatura è presente sia nella Fiat 500F che le successive. Sono due tipologie di modanature diverse perché prima si utilizzava l'alluminio, successivamente invece sono state inserite le parti cromate all'auto perché la L doveva essere modello lusso, pertanto sono state inserite parti cromate, ma le dimensioni, diciamo, del montaggio, i fori che vengono effettuati sulla parte dei carrozzeria del sottoporta sono identiche sia per la F che per la L, ma cambia soltanto il materiale e il tipo di aggancio della fascetta della modanatura sottoporta. Andiamo quindi a vedere come montarle. Per chi ancora non avesse idea di cosa io stia parlando, mi riferisco alla barra in alluminio oppure cromata da montare sulla fascia del sottoporta della nostra Fiat 500 storica. Andiamo quindi a vedere come predisporre i fori da realizzare. Tra il fascione sottoporta e la curva del parafanghi anteriore c'è un solco. Il primo foro parte a 1 centimetro da questo solco, mentre la distanza tra la parte superiore del sottoporta ed il centro dei fori è di 45 mm ed il foro deve avere un diametro di 8 mm. A partire dal centro di questo foro andiamo a sviluppare gli altri, per un totale di 6 fori. L'interasse, quindi la distanza che separa il centro dei fori che seguiranno, sarà 19,5 cm la distanza tra il primo e il secondo, 22,5 cm per il terzo, il quarto ed il quinto e di nuovo 19,5 mm per il sesto ed ultimo foro. Vi lascio comunque in descrizione un link dal quale potrete scaricare questo schema. Allora, all'interno di questi fori devono essere applicate quelle che in pochissimi hanno riconosciuto nei miei quiz, le boccole di ancoraggio al sottoporta. Queste boccole sono così composte, se riesco a mettere a fuoco ve le faccio vedere. La parte concava è quella che va inserita all'interno del foro, l'altra parte invece è quella che sporge e rimane fuori dal foro.
La barra cromata della modanatura, come vedete, è come se fosse un binario internamente che si aggancia alle boccole che vengono montate sul sottoporta. Per essere più precisa, ho posizionato del nastro carta sul sottoporta che mi permetterà di avere sia una riga per montare in maniera dritta la modanatura e contemporaneamente mi permette di segnare i punti con esattezza. Una volta montata una punta da 8 al trapano, procediamo quindi a forare la carrozzeria. E 1, e 2, salute, grazie, e 4, e 5, e 6. Andiamo quindi ad infilare la parte concava delle boccole all'interno dei fori e spingiamo con un martello la parte convessa. Questo permetterà alla boccola di fare un effetto ventosa sulla carrozzeria e di predisporla ad incastrare la modanatura. Andiamo quindi ad incastrare la modanatura sulle boccole. Il risultato finale sarà questo. Come potete notare, la modanatura non è centrata al sottoporta, ma è leggermente spostata verso il basso. Un consiglio. Allora, quando montate le modanature sottoporta, io vi consiglio di utilizzare il metodo tradizionale, ovvero quello che io vi ho descritto in video, di non utilizzare magari collanti, siliconi, anche perché la modanatura, come avete visto, è concava dalla parte interna, quindi sarebbe anche un uso eccessivo di collanti siliconi per carrozzeria, e quindi diciamo che già di per sé questa parte è sconsigliata. Voi mi direte, sì Marianna, ok, però io vado a forare la lamiera, quindi diciamo è più soggetta a ossidazione rispetto a incollare la modanatura. Con l'utilizzo delle boccole originali e dei supporti originali alle modanature tutto ciò non avviene, in quanto appunto le boccole servono proprio a sigillare il foro che noi andiamo a fare ed eviterà quindi ossidazioni e anche l'infiltrazione di acqua in futuro. Se questo video ti è piaciuto, clicca mi piace, condividilo con i tuoi amici e se ancora non l'hai fatto, iscriviti con questo tasto al mio canale YouTube. Ricorda anche di spuntare la campanella in modo tale da rimanere sempre aggiornato sui miei prossimi video e vi arriverà una notifica. Ciao!